Ora vediamo un buon metodo per valutare qual è un olio extravergine d'oliva che sia veramente buono. Vi faccio un esempio pratico. Qui abbiamo a sinistra il nostro olio, che è olio extravergine d'oliva raccolto dalle nostre olive, è comunque olio extravergine d'oliva italiano, in questo caso toscano, e qui a destra abbiamo un olio acquistato dove c'è scritto proprio extravergine d'oliva. Ho coperto naturalmente la marca perché non è una sponsorizzazione, niente. E adesso facciamo il test quale dei due oli sarà migliore e fa vedere esattamente quale è un vero olio con olive spermute, in questo caso a freddo, e quale invece non è perfetto. Da che cosa si vede? Alla fine lo vedrete e ve lo metterò anche per iscritto. Adesso andiamo avanti col test. Ora riempiamo le due bottiglie che abbiamo. Ho fatto due bottiglie identiche piccoline. In questa di sinistra mettiamo il nostro olio. In quella di destra mettiamo l'altro, quella è quella di sinistra, che non ci confondiamo. L'altro olio extravergine d'oliva, c'è proprio scritto così, olio extravergine d'oliva. Adesso su entrambe le bottiglie applico lo scotch carta con una lettera, senza staccare il video, cerco di fare il più veloce possibile. Allora, N che vuol dire nostro e C che vuol dire comprato, acquistato. Questo è il nostro. E ora entrambe le prendiamo e ce le portiamo nel nostro frigo. Le mettiamo qua e tra 24 ore veniamo a vedere il risultato. Allora, sono passate 24 ore, prendiamo fuori i nostri due oli. Si vede già la differenza, parecchio poi anche. Dove abbiamo i nostri due oli, vediamo già se riuscite a vedere la differenza tra uno e l'altro. Allora, N è il nostro e C è quello comprato. Allora, N si vede bene, adesso ve lo metto anche un po' tipo contro luce, vedete che si è sedimentato col freddo, si è diviso praticamente, è andato sul fondo, è anche molto denso, comunque è più denso del solito. E questo qui invece è l'altro, che direi che mi sembra più o meno come prima. Allora, intanto esaminiamo già che cosa è successo. Si capisce quando in questo caso l'olio è comunque migliore, quello di sinistra, il nostro con la N, perché ha fatto questi cristalli, no? Li vedete i cristalli? Io li vedo abbastanza a occhio nudo. Questi cristalli sul fondo, si è solidificato. Praticamente l'olio extravergine d'oliva di qualità solidifica in frigorifero grazie all'alta presenza dell'acido oleico e delle cere naturali che ha, date dalla buccia delle olive, no? Naturale. E accade perché l'acido oleico solidifica più facilmente alle basse temperature, infatti di solito non si tiene l'olio in frigo, e le cere naturali cristallizzano col freddo, creando questa specie di fiocchi che si vedono come se fossero sul fondo. Gli oli invece un po' più scadenti, anche se sono sempre extravergine d'oliva, sono più raffinati, a volte sono anche miscelati con olio di semi e quindi restano molto più liquidi e hanno meno cere, ok? E hanno una composizione quindi che resiste un po' di più al freddo, quindi anche alle temperature più basse. E niente, si separa quando è al freddo nella bottiglia, perché ovviamente è la densità naturale delle cere e dei grassi saturi che si depositano in fondo, quindi nel basso. Che cosa bisogna fare adesso? Adesso che l'abbiamo visto, li tengo fuori e poi li uso abitualmente. Il nostro tornerà normale, quell'altro giusto si può usare da cucinare, sicuramente non da bere così. Si vede la differenza tra quello che è un olio autentico, la purezza, e uno o molto lavorato o semplicemente che in mezzo ci ha messo anche dell'olio di semi. Spero che sia solo molto lavorato, perché sulla etichetta non sono indicati oli di semi. Vedete il nostro, che differenza? C'è proprio un deposito
sul fondo di tutte le cere naturali e dell'acido oleico, quindi è più proprio di un altro livello. E per quanto riguarda la fluidità, ovviamente adesso, essendo sul fondo, questa qua è molto, cioè lo sento che è molto più veloce anche a scendere. Scegliete sempre oli di buona qualità.